Ciao a tutti, per creare questo nuovo progetto avremo bisogno di due filati di cordoncino. Io uso questi qua di Tessiland nella colorazione celeste e beige. Vi lascio ovviamente il link in descrizione. Un ago da lana, un uncinetto numero 4 e un bottone gioiello. Io in questo caso ho trovato questi qua bellissimi su Amazon, vi lascio sempre il link in descrizione, e ho scelto questo qua. Oltre al fatto che appunto mi piace tantissimo come sta con questi due colori, ho realizzato anche la collana coordinata, quindi con lo stesso bottone. Nella scatola li trovate a coppie, quindi sono già abbinati, e vi lascio il link del tutorial anche della collana, così se volete fare un set completo per voi o per un regalo a un'amica, un collega, potete fare entrambi. Sono velocissimi e facilissimi da realizzare. Partiamo subito con il realizzare, diciamo, le fasce del braccialetto. Quindi dovremo avere il nostro cordino e fare 40 catenelle. Io ho un trucchetto per non far girare la striscia di catenelle durante la lavorazione, perché poi dovremo chiuderla a cerchio. Faccio 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, giusto da avere un po' di agio. Tiro un po' di più il cappietto, entro dentro la prima catenella che ho fatto e rientro dentro il cappietto e procedo 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vedete, così il lavoro non si può girare mai e io ho sempre la sicurezza che quando andrò a chiudere sarà dritto e non si sarà rovesciata la catenella. Faccio quindi 40 catenelle. Sono arrivata a 40, a questo punto faccio passare la mia catenella, il mio uncinetto dentro alla prima catenella che avevo fatto, e taglio il filo e faccio una maglia bassissima. Quindi taglio, faccio passare in questo modo con una maglia bassissima, tiro e faccio un paio, un nodo, un nodino di sicurezza. Non preoccupatevi se poi si vede ovviamente lo spessore, perché questo poi andrà coperto. Taglio leggermente le codine in questo modo e a questo punto ho fatto la mia prima, diciamo il mio primo cerchio per fare il bracciale. Allora io ne ho fatti 1, 2, 3, 4 beige, un bronzo, questo colore metallizzato, e un azzurro, perché volevo solo un tocco di colore di azzurro, non volevo proprio una cosa super colorata. Però ovviamente la quantità di azzurro e la quantità di anelli da fare è personale, cioè ognuno sceglie a proprio gusto. A questo punto andiamo a fare la fascetta che chiuderà il nostro braccialetto. Quindi partiamo col nostro cappietto, così, e andiamo a fare 5 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, più una, 6. Nella seconda catenella dall'uncinetto entro e faccio la mia maglia bassa. 1, 2, 3, 4 e 5. Una catenella per alzare il lavoro, giro e continuo. La prima catenella mi vale come 1, quindi 2, 3, 4, 5. Quindi il numero di base non deve mai cambiare e continuiamo a fare maglie basse finché non avremo una fascetta che ci permetterà di chiudere e avvolgere l'intero fascio di anelli. Ovviamente
la, la lunghezza di questa fascetta dipende da quanto, da quanti anelli fate, da quanto spesso è il vostro bracciale, perché appunto poi ognuno può decidere di aumentare o diminuire gli anelli a proprio piacimento. Quindi 2, 3, 4, 5. Nel mio caso, se li state facendo esattamente come me, probabilmente dovrò fare una fascetta di circa 4 centimetri. Ecco qua ho fatto la mia fascetta che misura appunto 4 centimetri e mezzo. A questo punto prendiamo i nostri anelli, non ci preoccupiamo dei nodi, delle attaccature, anzi io cerco di fare questa operazione in un punto in cui non ci sono anelli, non ci sono, scusate, nodi, perché è più facile. A questo punto prendo la mia fascia, faccio passare da sotto la fascetta in questo modo e andrò a chiudere, quindi prendo ed entro nella catenella corrispettiva dall'altra parte e faccio una maglia bassissima, entro, metto un po' più a fuoco, entro nella prima maglia, entro nella maglia corrispondente, carico il filo, tiro fuori e faccio una maglia bassissima, ok? E continuo in questo modo fino a che non ho lavorato tutti i punti e avrò ufficialmente chiuso la mia fascetta. In questo modo. Vedete, entro in una, entro nell'altra, maglia bassissima, entro in una, entro nell'ultima, l'ultima è un po' più difficile da vedere, però c'è, ok, e faccio una maglia bassissima, così. A questo punto taglio il filo, chiudo il lavoro con la maglia bassissima e faccio passare i codini all'interno delle maglie, così li nascondiamo per bene. Ok, dopodiché tagliamo. A questo punto quello che dovrò fare sarà girare tutti i singoli anelli affinché la parte del nodo sia all'interno della nostra fascetta, vedete? Tutto deve essere nascosto. Quindi il primo l'abbiamo fatto, il secondo lo facciamo passare, siamo a 2, terzo, se non passa da una parte lo girate dall'altra che magari passa più facilmente e andate a nascondere tutti i nodini in questo modo. Ok, una volta che avete nascosto tutti i nodi, questo è il risultato. A questo punto tagliate un po' di filo, prendiamo il nostro bottone e facciamo passare il cordino dentro il bottone in questo modo, più o meno stando attenti a prendere il centro. Fate passare uno dei due codini, vedete, fate entrare l'uncinetto in questo modo, prendete sul cordino e lo fate passare dietro, così. Una parte andata e l'altra parte
la fate passare così. A questo punto aggiustate un po' il bottone e fate semplicemente un nodino di sicurezza, tanto poi andiamo adesso a cucire il tutto. Se volete essere tranquilli ne potete fare anche più di uno, non troppi perché sennò poi iniziano a diventare spessi. Ok? Così. A questo punto fermiamo anche questi cordini qua, in modo che non scappino più. E li possiamo tagliare. 1 e 2. Quello che dobbiamo fare adesso è assicurarci che dentro non si sposti più nulla. Quindi abbiamo nascosto tutti i fili, ma ovviamente qua la fascetta potrebbe spostarsi e far uscire di nuovo i nodi. Quindi prendiamo il nostro ago di lana, prendiamo un filo piuttosto lungo, e andiamo, io faccio solo una chiusura così piccola di sicurezza perché sennò poi diventa troppo spesso, andiamo sostanzialmente, magari nascondendo bene tutto, a cucire i lembi della nostra fascetta. Quindi entriamo così, e passiamo da parte a parte. In questo modo stringiamo la fascetta e blocchiamo il lavoro. Ecco, si è staccato l'ago. Ogni tanto facendo questa lavorazione può staccarsi l'ago perché appunto non facendo un vero e proprio nodo, ma solo la prima parte del nodo, altrimenti poi diventa troppo spesso. Con la trazione, diciamo, si stacca, però non è un problema. Come vedete in alcuni passaggi può essere un po', ecco, duro, però vuol dire che si sta fermando bene il lavoro. Torniamo indietro, facciamo anche la parte del bottone, in modo da fermare anche questo, e sostanzialmente fermiamo bene tutta la fascetta. Ed ecco qua, questo è il risultato finale del bracciale e questo è incordinato con la collana che abbiamo realizzato ieri. Secondo me questo abbinamento con un bel vestito bianco estivo, magari con qualche dettaglio oro nelle scarpe, negli anelli, negli orecchini, sono veramente molto belli e danno, diciamo, si rendono protagonisti, ecco. Secondo me sono proprio efficaci, danno quel tocco boho chic che per l'estate è bellissimo. In alternativa, se volete usarli anche d'inverno, perché secondo me stanno bene anche d'inverno, con un total black, magari con un lupetto, che così risalta anche la collana, fa la sua figura. Grazie per avermi seguita, vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare le notifiche per non perdere neanche un video, e di lasciare like e di commentare per dirmi se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto e se avete qualche domanda nella realizzazione. Grazie e ciao!